Benvenuti nel mio canale, io sono Cecilia e questa è Lumina, storie di vita interiore. Ciao a tutti, allora oggi parleremo dell'aspetto spirituale, barra un po' psicologico. Parleremo della notte oscura dell'anima. La notte oscura dell'anima è una notte che alcune persone che affrontano un percorso di crescita interiore, di cambiamento interiore, è costretta ad affrontare. Non ce n'è solo una nella vita, se ne possono affrontare tante. La mia prima notte buia dell'anima è accaduta proprio nell'agosto del 2020, tra luglio e agosto del 2020. Questo termine è nato con San Giovanni della Croce, che affrontò questo difficile percorso della notte oscura dell'anima, che ha scritto proprio nel suo libro La notte oscura dell'anima, la tua luce brillerà nelle tenebre. Proprio perché San Giovanni della Croce si è sentito totalmente abbandonato dalla luce divina, perché era stato imprigionato e per 9 mesi ha dovuto lottare contro soprusi, torture, proprio perché lottava proprio per il suo Dio, e anche in quel momento il suo Dio se n'è andato e quindi lui ha sofferto tantissimo questo periodo, che però lo ha purificato. Ora, ovviamente, San Giovanni della Croce parla della notte oscura dell'anima sotto un profilo prettamente religioso, cristiano, però ad oggi la notte oscura dell'anima avviene in chiave moderna ed è l'inizio appunto di quello che è il percorso spirituale. La notte oscura dell'anima è il primo passaggio per la purificazione dell'anima, in chiave moderna ovviamente. È un momento di forte desolazione, in cui ci si sente veramente abbandonati, soli, che può sembrare molto simile alla depressione, però è proprio diverso. Se non si è fatta l'esperienza di questa notte, è anche difficile poterlo spiegare. Infatti cercherò di utilizzare la mia esperienza affinché voi possiate capire la differenza fra la notte buia, è detta anche notte buia dell'anima, e la depressione. La mia notte oscura dell'anima è iniziata la primissima volta nell'agosto-luglio-agosto del 2020. È stata potente e devastante, però mi ha cambiato letteralmente la vita. Come è iniziata? Nella maniera più banale possibile, nel senso, io ho tuttora un'amica che soffre molto di depressione. Questa persona, a una settimana prima della mia discussione della mia tesi di laurea, ha tirato fuori delle sue problematiche che effettivamente si riflettevano sulle mie, e questo mi ha mandato in una profonda crisi, pensando che fosse depressione, perché comunque in quel periodo io non avevo più nulla. Perché mi laureavo, quindi non avevo più un'attività da svolgere, anche se in quel periodo io studiavo e lavoravo come videomaker, e non avevo un fidanzato, erano anni che non avevo un fidanzato, non mi piaceva più la mia vita, non aveva più uno scopo, e questo mi ha mandato in una profonda crisi interiore, tant'è che una settimana dopo, quando ho discusso la mia tesi di laurea, nonostante avessi preso il massimo dei voti, io non ero felice. Questo perché il giorno della discussione si sarebbe aperto un varco di buio totale su quello che avrei voluto fare nella vita, perché non volevo fare la vita che facevo prima, altrimenti non prendevo l'università, quindi non volevo più continuare a fare la videomaker. E allo stesso tempo però c'era stato il Covid, tutti erano in crisi, non c'era la possibilità di trovare un nuovo lavoro. Da questo evento si è scatenata la notte oscura dell'anima. Perché io vi dico che si è scatenata, se sembra quasi che in realtà fosse depressione? Perché ho iniziato a vedere per la prima volta i tanti cuoricini. Io ovunque andassi trovavo per terra cuoricini e numeri doppi. Quindi non capivo
come mai fossi inondata di numeri, cuori, eccetera. Quindi iniziai a fare la mia ricerca online. Ho iniziato a rendermi conto man mano che cercavo online, perché nel 2020 non se ne parlava tanto, che è un percorso di iniziazione spirituale, di crescita interiore spirituale, in cui vengono messi in discussione, come dicevo prima, tutto quello che si era. Quindi si inizia a cambiare, volendo o non volendo cambi, perché è talmente devastante e doloroso che sei costretto a doverne venire fuori e ad affrontare la problematica. Tant'è che io stavo talmente male, ero convinta fosse depressione, che ho iniziato a fare anche un percorso psicologico barra psichiatrico, perché avevo anche gli attacchi di panico, le crisi d'ansia, e quindi avevo bisogno di un aiuto. Non nego che in questa fase particolare il mio malessere interiore, lo psicologo non riusciva a comprenderlo. Non andavamo con la stessa lunghezza d'onda, e voi giustamente mi direte, cambia psicologo. In realtà ho capito che cambiarlo non avrebbe trovato giovamento, perché sentivo dentro che era una cosa differente, era totalmente diversa. Era un dolore diverso, perché comunque poi man mano che ci conosceremo io ho avuto tante occasioni in cui tanti problemi ho dovuto affrontarli con psicologi e psichiatri. Sentivo dentro che era differente. Infatti, quando mi sono avvicinata molto di più al percorso spirituale all'inizio del 2020-2021, sentivo appunto, anche in base a quello che avevo cercato, che era sempre di più la notte oscura dell'anima. E quindi, nonostante appunto io cercassi di trovare una soluzione a questa problematica, sono arrivata ad un certo punto in cui proprio ho capito che nessuno mi poteva aiutare. Era una cosa in cui io dovevo lavorare con me stessa. Era arrivato il momento di affrontare tante cose con me stessa. La prima fra tutte era appunto la paura dell'abbandono, il fatto di restare sola, non avere un fidanzato e non avere un lavoro, non avere un guadagno. Ha iniziato ad aiutarmi anche nel cambiare me stessa, caratterialmente parlando, perché è proprio una purificazione. Si vanno a smantellare questi 7 vizi capitali, quindi dalla gelosia all'invidia, alla superbia, l'avarizia, eccetera, eccetera. Proprio perché lo senti dentro che è arrivato il momento di fare uno switch, di fare un cambiamento alla tua vita. È difficilissima, è durissima, è veramente devastante, però io vi posso garantire che vi porta a un cambiamento di vita talmente intenso, talmente profondo, che non vi riconoscerete più. Io faccio ancora fatica a riconoscere la vecchia me del 2020, perché grazie alle notti oscure dell'anima, al percorso di crescita interiore, la mia vita è totalmente cambiata. Non è la stessa cosa della depressione, perché tu vuoi uscirne, tu spingi a volerne uscire. La depressione è più un abbandono anche di se stessi, nel senso non te ne importa più niente, non vuoi saperne più niente, a volte pensi anche al suicidio, eccetera. Anche la notte oscura dell'anima ti fa pensare al suicidio, però è diverso. Lo fai perché il dolore è talmente tanto, dall'altra parte non sopporti più la vita, dal punto di vista della depressione non sopporti più la vita e chi ne fa parte. Nella notte oscura dell'anima è il dolore che tu provi fisicamente e mentalmente, che chiedi a Dio veramente di farti portare via. Tu vuoi in realtà uscirne, tu vuoi trovare la soluzione, tu vuoi rimanere in questa vita, ma il dolore è talmente tanto che vi posso garantire che io molte volte ho chiesto di non farmi più svegliare la mattina, perché è devastante. Anche San Giovanni della Croce nel suo libro parla proprio di questo dolore. Infatti lui, come ho detto prima, ha subito torture, supplizi, dolori devastanti, per cui chiedeva a Dio di ucciderlo, di non fargli più vivere questa sofferenza immensa. Ovviamente lui era stato imprigionato, veniva torturato, io no. Nella notte oscura dell'anima non c'è la sofferenza fisica, è solo emotiva e mentale. Pensavo all'inizio che la notte oscura dell'anima durasse 6 mesi, perché la primissima notte buia dell'anima è durata 6 mesi.
In realtà non c'è un lasso di tempo, anzi, più ci abbandoniamo a questo dolore senza l'ossessione, la compulsività ad uscirne, più la purificazione è forte e veloce. Io per esempio ho notato che quando ho lasciato andare e lasciarla fare, ho trovato più facilmente giovamento. Ricapitolando, la notte oscura dell'anima è più una crisi, chiamiamola filosofica, interiore, è più un non voglio più fare quel lavoro, non so più chi sono. La depressione è dettata da eventi esterni, pesanti, meno pesanti, eccetera. La notte oscura dell'anima siamo noi che la inneschiamo, all'improvviso vedendo cose, inizia dentro di noi a inclinarsi un qualcosa, all'inizio è poco, sono solo dei semplici segnali, niente di così eclatante, che però mano a mano, tassello dopo tassello, inizia a diventare una vera e propria crisi interiore, per cui noi non ci riconosciamo più magari in quel gruppo di amicizie, nonostante non sia successo niente di che, non ci ritroviamo più in quella relazione, in quel lavoro, in quella famiglia, solo scandagliando la vostra vita, chiedendovi perché è nato, facendo un po' una ricostruzione storica del perché tutto è cresciuto piano piano, noterete che è proprio la notte oscura dell'anima, perché la primissima soprattutto vi porta sempre di più a intraprendere un percorso di crescita spirituale. È anche questa cosa che è differente dalla depressione, vi porta proprio lì, e quando voi entrerete e vi accetterete il fatto che siete entrati in un percorso spirituale, che anch'io all'inizio facevo fatica ad accettare, le cose inizieranno a sciogliersi mano a mano. È importante riconoscerla. Io infatti, se voi sentite che avete questi sintomi che io vi ho elencato e che anzi adesso vi voglio leggere meglio, che sono veramente tantissimi, io poi troverete tutto nei miei articoli, perché l'elenco è veramente lunghissimo, però io in descrizione vi metto l'articolo in cui troverete scritti tutti i sintomi. In questo modo avrete anche uno schema scritto in cui ogni volta che voi pensate di essere inciampati nella notte oscura dell'anima potete andarlo a vedere. Allora, i sintomi comuni psico-emotivi: c'è un senso di smarrimento profondo, una crisi di identità, come dicevo prima, chi sono, che senso ha tutto questo, sensazione di vuoto interiore e mancanza di significato, perdita di interesse per tutto ciò che prima dava piacere. Quindi infatti anch'io avevo degli hobby, appunto fare le fotografie, i video, il montaggio video mi piaceva tantissimo, e ho iniziato ad avere una profonda crisi su questa cosa, tant'è che ho smesso totalmente di farlo, perché non mi dava più felicità, nemmeno quello, per quanto io mi sforzassi non mi dava giovamento. Pianto improvviso, malinconia, disperazione, sensazione di essere tagliati fuori da tutto e da tutti, inclusi da se stessi. I sintomi fisici invece sono estrema stanchezza, come se tutta l'energia fosse scomparsa, insonnia o sonno eccessivo, dolori diffusi, tensioni inspiegabili, sensazione di oppressione toracica e pressione nel cuore. Questi sono molto simili alla depressione. I sintomi cognitivi sono crollo delle certezze e delle convinzioni spirituali o personali, confusione mentale, incapacità di prendere decisioni, pensieri ricorrenti sul senso della vita o sulla morte o sul non farcela. Le divergenze sintomatiche spirituali sono la perdita del contatto con il proprio sentire profondo e la propria guida interiore, quindi la cosiddetta sensazione allo stomaco, la nostra guida interiore, il nostro sesto senso, ecco, scompare. Noi non sappiamo più che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, perdiamo la bussola interiore totalmente, non sai veramente più dove sbattere la testa, vai avanti con la tua vita, esci con gli amici, vai al lavoro, ti vedi con il fidanzato, la famiglia, eccetera eccetera eccetera, ma non sai più che cosa è giusto, che cosa è sbagliato per te, perché la bussola interiore è totalmente sparita. A maggior ragione quando tu hai assaporato, tra virgolette, un minimo di contatto con le entità superiori, con
gli spiriti guida, impari a conoscere anche te stesso e quindi a confrontarti con il tuo sesto senso, quando lo perdi lì in quel contesto è difficilissimo, è veramente difficile. Difficoltà nella pratica di meditazione o nella connessione come prima, crisi nei confronti del divino e delle pratiche spirituali e un senso di abbandono da parte dell'universo, degli angeli e di Dio. Quindi questi sono i sintomi in chiave moderna. Adesso vi elenco anche quello che ha passato San Giovanni della Croce. Per quanto lui nel suo libro parla in chiave con l'unione con Dio, il cristianesimo, eccetera, ci sono secondo me dei passaggi che lui ha fatto per uscire da questa notte oscura che secondo me riflettono bene anche in chiave moderna e che, come vi dicevo prima, fanno molto riferimento ai 7 vizi capitali. Infatti lui parla della superbia occulta, per cui si arriva a provare qualche soddisfazione per le proprie opere o comunque per se stessi. È un orgoglio travestito da zelo, quindi si porta a correggere gli altri con durezza e impazienza, come se ci si sentisse in questa fase superiore agli altri spiritualmente. Quindi lui dice di invece comportarsi in maniera umile, con un amore umile verso gli altri, verso coloro che hanno appena iniziato, e non sentirsi superiori. Poi c'è l'ira spirituale, è l'irritazione, l'impazienza e frustrazione che nasce quando non cresci spiritualmente come vorresti, non ricevi le risposte da Dio, vedi gli altri agire male e non riesci ad accettarlo. Quindi questo invece è sempre un po' l'umiltà, però dall'altra parte anche l'imparare la pazienza e l'abbandono, perché vorresti ricevere di più da Dio le risposte per venirne fuori, per stare meglio, per qualsiasi cosa. Vedi che gli altri vanno avanti e tu resti sempre lì e questo ti crea profonda impazienza, vorresti tutto e subito perché il dolore è forte e questo lo passiamo penso tutti quanti. Magari all'inizio no, perché all'inizio chi è stato già avanti con la crescita spirituale porta pazienza, ma quando il dolore inizia a essere veramente pesante, veramente profondo, la pazienza proprio non esiste più. E quindi c'è anche questa purificazione. La gioia spirituale è il desiderio smodato di emozioni spirituali, consolazioni, visioni, estasi, pace interiore costante. Quindi c'è anche proprio una sorta di c'è proprio una sorta di droga, questa ricerca di Dio. Lui ovviamente la prova molto di più, per cui il legame con Dio è 10 volte superiore a quello che ho io. Pretendi da lui o dagli angeli, le guide, i maestri dei segnali, di provare quella sensazione dentro di benessere, di pace interiore che ti hanno già fatto provare e che tu vuoi risentire a tutti i costi in quella situazione. Dice di non cercare queste sensazioni, perché più le ricerchi meno ti vengono date. Riconoscimento interiore ed esteriore, e questo è quello che io sto passando adesso, la vanagloria. Per il proprio cammino spirituale è molto sottile anche il solo voler sentirsi buoni, evoluti o diversi dagli altri. C'è la necessità, per come dice San Giovanni della Croce, di voler essere riconosciuti, sia come persona, come essere vivente, sia come si è interiormente, quindi fisicamente e internamente. Perché se l'altro non ti riconosce, tu non esisti. Invece il fatto di restare in silenzio con se stessi senza dover ricercare queste continue approvazioni esterne è un'altra modalità di guarigione interiore, per cui nel momento in cui gli altri non ti vedono tu comunque non cadi, tu sei sempre saldo nella tua posizione, nelle tue scelte, non importa quello che pensano gli altri, se ti appoggiano o non ti appoggiano, se restano, se ne vanno. Attaccamento alla mente, quindi voler capire tutto, che questo è un altro mio problema. È la tendenza a voler comprendere razionalmente ogni esperienza spirituale, ogni fase, ogni segnale, è il desiderio di controllare il percorso con la mente, invece di affidarsi alla fede. Fede cieca è sempre silenzio interiore. Questa fase in cui io ho iniziato poi nel 2022
di ricerca e di comprendere mentalmente tutto quello che mi accadeva. Come dicevo, io l'ho fatto da un punto di vista psicologico, da un punto di vista spirituale, ho unito i due gruppi per cercare un mio percorso, per uscire da tanti schemi mentali che ostacolavano la riuscita nella mia vita. E quindi questo ha portato a dover trovare sempre soluzioni esterne, sempre studiando, provando, e questo l'ho sperimentato adesso nel 2025, tra l'altro da qualche mese, di smetterla di andare a cercare spiegazioni al di fuori. In alcuni casi sì, perché comunque è giusto che noi comprendiamo quello che ci sta accadendo e come superarlo. In altri casi invece proprio ti devi affidare al divino, cioè devi lasciare che tutto scorra, proprio lasciarla andare, e non c'è una spiegazione. Per quanto tu voglia, non esiste una spiegazione al di fuori di questa situazione, e che quindi devi imparare ad affidarti. È l'unica maniera, ed è una delle cose più difficili. Poi c'è voler gestire la propria crescita spirituale secondo i propri tempi. Quindi questo ve lo accennavo prima, il fatto che vogliamo tutto e subito che la cosa finisca, che facciamo quello per ottenere quell'altro. In realtà è Dio che lo decide, cioè è l'entità superiore che decide quando è arrivato il momento che tu hai superato, bruciato tutto quello che dovevi bruciare, e che quindi puoi tornare a uno stato di vita migliore, tra l'altro. Però non puoi deciderlo tu, lo decide Lui. E infine abbiamo l'invidia spirituale. L'anima non riesce a gioire del bene degli altri, sente un dolore silenzioso e vede che altri avanzano più di lei. Nasce dalla mancanza di fiducia nel proprio cammino e dalla sensazione di non essere scelta e amata abbastanza. Può spingere a giudicare, isolarsi o a fingere un'evoluzione ancora non integrata. Anche questo, quando siamo nel percorso e nel dolore, vedere gli altri che proseguono, che loro ci sono riusciti, provoca una profonda, immensa invidia, perché tu vorresti essere dove sono arrivati gli altri, che ne sono usciti, stanno bene, hanno il loro ruolo, hanno trovato un fidanzato, hanno trovato un nuovo lavoro, sono realizzati, quello che vi pare. Proprio lo senti perché stai talmente male che invidi e soprattutto giudichi, inizi a dire che loro l'hanno ottenuto perché hanno fatto X e Y, tu invece non riesci ad ottenerlo perché stai male. Quindi c'è proprio una scissione tra il giudizio degli altri e il vittimismo, ecco, perché non trovi la soluzione. Quindi inizi a dire: è colpa, non lo nego, è colpa di Dio, è colpa delle guide, è colpa degli angeli, perché in quel momento è inutile che noi facciamo finta di essere i santarelli della situazione. No, perché io in primis è un dolore forte per cui si è deboli, e quindi anche in quei momenti si giudica anche l'operato delle entità superiori. Molti sicuramente che ascolteranno questo video non saranno d'accordo, però io non vi posso negare quello che è, che quindi anche se vi dovesse capitare di farlo non sentitevi in colpa, perché comunque loro perdonano tutto, perdonano chi commette reati molto più gravi. Capisco che ci saranno persone che si offenderanno per quello che io ho detto, però io non voglio assolutamente creare o fare video in cui sono la santa di turno, in curo l'illuminata che non ha mai fatto. No, non mi va e non mi sembra corretto neanche nei vostri confronti, a maggior ragione se lo state passando e vi giudicate voi stessi proprio perché adottate certi comportamenti. Questo era tutto quello che avevo da dirvi sulla notte oscura dell'anima. Non è tutto, perché si divide, come vi ho detto precedentemente, in due notti, e la notte spirituale dell'anima avrà un altro video, un altro articolo dedicato che comunque cercherò di fare il prima possibile. Per la notte oscura dell'anima tutte le informazioni io le ho trovate, la maggior parte, sul libro di San Giovanni della Croce, che vi metterò il link in descrizione, insieme al mio articolo, dove potrete trovare tutti i sintomi e consultare ogni volta che ne sentite l'esigenza. Per oggi è tutto. Se vi state trovando o vi siete trovati in passato ad affrontare la notte oscura dell'anima, scrivetelo nei commenti. Vi ricordo che c'è anche il canale Telegram dove possiamo parlare tranquillamente e confrontarci. E per tutto il resto vi lascio tutti i link in descrizione e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti!